Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, è lunedì 8 gennaio del 2024 e quindi buongiorno a tutti dalla radio, nuova settimana di programmazione che ci porterà mercoledì a giocare contro l'Atalanta e poi nel fine settimana lo scontro contro la Roma. Grazie a tutti quelli che hanno già messo like in questi 30 secondi iniziali, grazie a tutti quelli che lo faranno nei prossimi minuti, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche nel weekend e nel post partita. E soprattutto direi di partire velocemente con quello che è l'editoriale di quest'oggi, che come avete in parte poi ricalca quello che è stato l'ultimo editoriale che è stato fatto qui, perché come ho detto nel recente passato è giusto ribellarsi all'appiattimento di questa stagione e fortunatamente nelle ultime partite un po' di più ci siamo ribellati a quello che era il trend di questo novembre-dicembre non particolarmente positivo per il Milan. Prima di tutto, i titoli oggi li declamo velocemente, come al solito, per chi magari sta semplicemente ascoltando e non ascoltando e vedendo. La ribellione continua, per il motivo che ho detto poco fa. 3 bonus da giocarsi, perché insomma sono 3 belle carte da giocarsi per questo prossimo futuro. Il risveglio della forza, ovvero la rosa che ha gran valore. Ne parleremo di questa rosa che forse è stata un po' troppo maltrattata in questi primi mesi di stagione e poi che i numeri non mentono mai, nel bene, nel male, ma insomma ne parleremo nella quarta parte. Andiamo via veloci, come detto. La ribellione continua perché settimana scorsa avevo appunto detto non va bene appiattirsi su quello che è il trend della stagione a un girone, un ottavo di finale da giocare e ancora l'Europa League ancora intatta da rifare praticamente da capo. Non è giusto dire la stagione è finita qui, pensiamo già al prossimo futuro, pensiamo di portarla a casa nel migliore dei modi, poi ci penseremo, eccetera. No, la stagione va assolutamente giocata al massimo delle potenzialità e quindi non trascinata, non con magari dei risultati che possono essere un po' così da vivacchiamento del periodo, assolutamente no, bisogna dare senso anche a questa stagione perché il calendario dice appunto lunedì 8 gennaio. E ripartirei subito da qui, quindi da questa sorta di bisogna un po' ribellarsi a quella poca voglia è un modo di dire che magari c'è solo a Milano, quando uno ha non tanta voglia di far delle cose, non è la poca voglia in generale. Quel senso un po' di abbattimento, di essere un po' stufi della stagione, anche un po' malinconici. No, la stagione va vissuta al massimo, anche perché ne parleremo dopo. La rosa merita di essere sfruttata al massimo e credo che questa rosa abbia ancora dato, se siamo al 50 è tanto forse del suo potenziale. A proposito, 3 bonus da giocarsi, mi sono un po' impappinato bruciando quelli che sono i bonus, cioè 3 giocatori. Allora, premessa iniziale sul primo, Simon Kjær. Simon ha 34 mi pare, o 35 anni. Viene da un bruttissimo infortunio di un paio di stagioni fa, viene da un'annata un po' di alti e bassi anche fisici. Però mi sono fatto 2 conti su quello che è stato Simon Kjær. È ovvio che non ne voglio tessere le lodi come il miglior difensore del mondo, d'Italia, d'Europa, del Milan e del prossimo futuro. Assolutamente no. Però, come dice anche il quarto punto, i numeri non mentono mai. E con Simon il Milan ha una media punti, faccio prima, me la vado a rileggere sugli appunti, se no sbaglio. L'anno scorso il Milan ha giocato con Simon titolare 18 partite, ha subito 15 gol e ha fatto 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ovvero 37 punti totali in 18 partite, ovvero 2,05 punti a partita, superiore a quello che ha fatto l'anno scorso il Milan come squadra. Quindi il Milan con Kjær ha avuto un rendimento migliore di un Milan senza Kjær. Quest'anno uguale, perché Simone è partito da titolare 7 volte, 5 vittorie, un pareggio, che è quello di Salerno, dove tra l'altro è uscito all'intervallo, e una sconfitta, ovvero il derby, dove praticamente siamo andati male tutti dal primo all'ultimo, con solo 6 gol subiti, cioè il gol del primo tempo di Fazio a Salerno e i 5 del derby, su 7 partite. Media punti 2,1.
28. Allora, come detto, non sto parlando di un difensore che ci farà svoltare perché giocherà le prossime 15 da titolare e non sto chiedendo che faccia il titolare sempre e comunque, ma sto dicendo che ha un peso, che ha un peso importante quando gioca da titolare, altrimenti questi numeri non se li porta via al vento, non sono casuali, sono 2 stagioni. Questo fa sì che si possa anche tranquillamente dire che la nostra difesa ha bisogno di un comandante, ha bisogno di un leader vocale, ogni tanto, non per forza sempre, quindi non è che dovesse semmai tornare subito la coppia Tomori-Ciao, allora bisogna mettere uno dei due in panchina. Non sto dicendo questo, intendetemi. Sto dicendo che Kier ha una qualità che nessuno dei nostri difensori ha, cioè molto bravo a comandare, molto bravo a parlare, a guidare, a difendere con il pensiero, perché ovviamente il fisico ogni tanto non lo farebbe arrivare, e quindi magari parte un secondo prima, si stacca un secondo prima quando è in 1 contro 1, aspetta il raddoppio, non per forza è super aggressivo. Insomma, è un altro tipo di difensore che spesso può essere utile e quindi è un bel bonus da giocarci. Bonus numero 1. Bonus numero 2, Theo Hernandez. Ne abbiamo parlato anche nell'ultimo editoriale. Theo è tornato lui, e non lo dico per le prestazioni, ma lo dico per quel suo modo di stare in campo che assomiglia molto al Theo di qualche mese fa. Theo magari non ha fatto partite incredibilmente brutte in autunno, ha fatto partite da 6, 6 più, 6 e mezzo, 5 e mezzo quando andava male. Però non lo vedevamo, non era magari il Theo pieno di sé. Theo ha bisogno di essere anche un po' pieno di sé, di essere anche atleticamente esuberante, anche sfrontato, sfacciato, di essere anche un po', anche qui intendiamoci, fatemi passare il termine, supponente, un po' arrogante nel modo buono. Come ho detto anche nell'ultimo editoriale, Theo deve essere un po' arrogante, sia fisicamente che anche di testa, anche moralmente sull'avversario. Altrimenti diventa un giocatore, non dico qualsiasi, ma diventa un buon giocatore. Invece Theo è un grandissimo giocatore. E lo sta dimostrando sapendo fare probabilmente l'ala, il terzino, il quinto e adesso anche il difensore centrale, perché ha uno potere fisico incredibile e quando lo mette al servizio, o meglio, la testa viene messa al servizio del fisico, vediamo cosa combina. È un lusso che ci permettiamo di avere e non è un caso che quando sale adesso da centrale praticamente arriva in fondo, perché non è preso dall'uomo di riferimento. Lui sale da centrale, l'uomo di riferimento teorico dovrebbe essere l'attaccante a seguirlo, e invece non lo segue ovviamente, e quindi sale, l'esterno deve dare un occhio a Florenzi e quindi non lo prende in tempo. Il terzino deve dare un occhio a Leao e quindi non lo prende in tempo, e quindi arriva praticamente quasi sempre in fondo quando sale. Ed è un lusso mostruoso per una squadra, un lusso che guardate, capisco ogni tanto quando il mister non lo toglie da difensore centrale. Bisogna vincere le partite, non bisogna magari fare esperimenti su ragazzi della primavera, quindi capisco che possa andare in campo con chi gli dà più garanzie. Da questo punto di vista lo capisco bene, da un certo punto di vista lo appoggio anche come scelte. Vanno vinte le partite non vanno giocate, vanno vinte spesso. Nel prossimo futuro probabilmente tornerà a fare il terzino perché è troppo più forte quando è terzino, però abbiamo visto che questo lusso mostruoso di avere Theo centrale paga molto bene. E quindi fin quando non avremo almeno uno dei centrali titolari, che quindi consente a Theo di essere tranquillamente terzino, io Theo centrale me lo gioco più volentieri rispetto che magari mettere un Gabbia, con tutto il bene per Matteo, piuttosto che qualche altro giocatore, il Simic di turno, eccetera. Mi gioco più tranquillamente le gare, ad esempio con la Roma, quando verranno giù Dybala e Lukaku a Milano, ecco, insomma, sono più sereno, non so voi, avendo Theo centrale rispetto che il buonissimo Simic, che crescerà, diventerà un ottimo calciatore, ma con la stazza di Lukaku non si scherza e non si può fare test. Il risveglio della forza.
Oddio, aspetta, ferma. Mi stavo giocando l'ultimo bonus, ovvero Tijani Reinders. Ne ho parlato tanto nel mese di settembre-ottobre, poi un pochino qua sì, mi sono immalinconito io a vederlo tre quarti, o meglio incursore, zainetto di Giroud, lì alle spalle di Giroud a provare a imbucarsi, a prendere lo spazio dietro Giroud, a essere lui a quello che dettava il passaggio e non il contrario, essere un giocatore spalmato su 80 metri, ma dovendo rincorrere, non correre, ma dovendo rincorrere e toccando pochissimi palloni a partita. Aveva una media nelle prime partite dei 30 ai 35 passaggi, che a volte erano 30-32 riusciti, ma non andava mai oltre i 35-40 al massimo passaggi. E mi dispiaceva perché lo vedevo un giocatore che poteva rendere molto di più e che potenzialmente poteva fare di più e che in quella zona di campo, l'ho detto, quindi lo ripeto, rendeva molto poco e avrebbe reso sicuramente di più in altre circostanze. Cosa che abbiamo iniziato a fargli fare, soprattutto quando è uscito dal campo Krunic, è andato davanti alla difesa, è andato avanti alla difesa a volte con Musa, a volte con Loftus-Cheek quando abbiamo giocato a 3 con il Monza, è andato anche con il Krunic stesso, insomma. Ha giocato davanti alla difesa, già i suoi numeri sono raddoppiati a livello di passaggi, ha buttato dentro anche un gol, ha un difetto tragico sulla conclusione in porta, non lo scopriamo, è inutile che ci nascondiamo. Sul calcio in porta ci sarebbe da lavorare tantissimo e probabilmente magari ci lavorerà perché è ancora un giocatore discretamente giovane, però diciamo così, se avesse anche il tiro in porta, insomma, sarebbe un giocatore già di altissimissimo livello. E io continuo a pensare che questo ragazzo sia di altissimo livello. È un giocatore che al Milan mancava da parecchio, perché Isma, che magari può in certi versi ricordarlo, è comunque un altro tipo di giocatore. È ancora più costruttore per me, Tijani, ma al di là di tutto, le abbiamo viste le sue prestazioni anche nelle ultime tre, quando è stato affiancato per 2 volte da Bennacer e l'ultima da Dudley, anzi, le ultime 2 da Dudley, compresa la Coppa Italia. I suoi numeri si sono addirittura triplicati rispetto all'inizio, cioè dai 30-35 passaggi che faceva all'inizio è arrivato a fare nell'ultima con l'Empoli 90, facendone corretti mi pare 83, quindi con un'alta percentuale di riuscita. Questo cosa vuol dire? Che quando un giocatore del genere, con quel tasso tecnico, è molto più coinvolto, aumenta la qualità del tuo gioco, aumenta la sua qualità perché viene coinvolto di più e soprattutto lo sfruttiamo per quello che è una mezzala, box to box, ma di costruzione, non è un incursore, non è un giocatore che si inserisce e basta. Arriva al calcio, come abbiam visto, ma non è un giocatore che si deve inserire come incursore, ma è un giocatore che la deve costruire l'azione e magari poi alla fine della costruzione la va anche a rifinire e a concludere. Ma è un giocatore che davanti alla difesa dà il meglio di sé. E finalmente, nell'ultimo mese l'abbiamo visto in quella zona di campo e, caso strano, sta iniziando a essere sempre più performante rispetto ai mesi ondivaghi di ottobre-novembre, quando l'abbiamo fatto fare praticamente l'incursore, cosa che non è. Il risveglio della forza, appunto, il valore della rosa, che come abbiamo visto è di gran valore, anche per questi tre giocatori di cui abbiamo parlato e anche perché, insomma, abbiamo visto, non ne parliamo spesso, però Christian Pulisic è innegabile, sta facendo una stagione clamorosa a livello di numeri tra gol e assist. È un upgrade mostruoso, anche qui, scusate se mi ripeto nei termini, ma è veramente un upgrade mostruoso rispetto al recente passato. Magari non avrà le coperture di qualche altro nostro giocatore, ci darà meno equilibrio, quello che volete, ma insomma, numeri di gol e assist è innegabile che hanno avuto un gran peso nella stagione. Il Milan senza i gol e assist di Pulisic probabilmente non sarebbe lì, né forse sarebbe in Europa League, né forse sarebbe in quella posizione di classifica. Quindi onore a lui, onore a chi l'ha preso, onore a chi lo sta facendo giocare, perché è una scommessa super vinta, come sono tante scommesse vinte, credo, sull'ultimo mercato, dai Musa, lo stesso
Loftus-Cheek, probabilmente qualcuno me ne perdo. In parte anche Jovic stesso potrebbe essere, se confermerà l'ultimo mese, una buona scommessa vinta. Questo per dire, e mi ripeto, scusate, che la rosa ha un grandissimo valore e l'aver fatto questa prima parte di stagione non propriamente all'altezza del suo valore è un minus sia dei giocatori stessi, di chi ha li allenati. E vado all'ultimo punto. I numeri non mentono mai. Allora, la prima parte di stagione si può riassumere in due cose, in due, diciamo così, in due aree. Il Milan in campionato ha messo insieme 39 punti, che nessuno ti regala. Non è che perché se ti chiami Milan ora d'ufficio al girone d'andata giri a quota 39, quindi potenzialmente sono quasi un'ottantina di punti, sono 78, ovviamente un conto teorico, a fine stagione. Quindi nessuno ti fa girare a 39 punti gratis, te li sei andati a prendere e li hai conquistati. Fatto sta anche che ne hai lasciati giù un buon numero per demeriti, anche per una qualità di gioco non propriamente eccelsa, e soprattutto li hai lasciati giù perché hai lasciato giù tantissimi giocatori per infortunio. Quindi grande demerito nostro anche per questo caso. Non è che li abbiamo lasciati giù perché gli avversari fossero tremendamente più forti di noi, li abbiamo lasciati giù un po' per gli infortuni che ci hanno falcidiato per 3 mesi e speriamo di aver chiuso aspettando adesso i lungodegenti in difesa, ma soprattutto un pochino pesa la gestione del doppio impegno con la Champions League che non siamo riusciti a portare a casa e quindi adesso ci giocheremo l'Europa League. Non credo che sia un caso che il Milan sia tornato a vincere una partita dopo l'altra appena ha smesso di avere il doppio impegno. Il Milan da 3-4 stagioni a questa parte, quando non ha il doppio impegno, ovvero i primissime partite di stagione o nella parte finale di stagione quando magari viene eliminato o decide scientemente di dividere in due la rosa, riesce a performare meglio. Il doppio impegno il Milan ancora non lo ha digerito fino in fondo. Anche in questo periodo l'unica partita infrasettimanale che abbiamo avuto, cioè la Coppa Italia, l'abbiamo fatto ruotare tanto i giocatori e siamo riusciti a sopportare il doppio impegno e probabilmente adesso in gennaio, che insomma è un mese carico ma non troppo, faremo bene. La prova del 9 sarà a febbraio. La prova del 9, dopo queste partite vinte con avversari di discreto valore, ce l'avremo adesso con l'Atalanta, con la Roma e con le partite che arriveranno. Insomma, i numeri non mentono mai. Vuol dire che un buon merito è dell'allenatore, se 39 punti sono stati fatti, un buon merito è della rosa, se 39 punti sono stati fatti, è un demerito dell'allenatore se non abbiamo fatti di più, perché la rosa potenzialmente, io continuo a pensare, ne poteva valere di più. È un demerito dell'allenatore se la rosa non è stata all'altezza di farli, anche perché non è mai stata completa. È un demerito dei giocatori che ogni tanto, onestamente, ci hanno messo anche un pochino loro. Se tutti noi riusciamo a fare un passo in più, ritorno qua. Torniamo a ribellarci a questa stagione che si era un po' accatorciata su se stessa e che onestamente qualche demerito di troppo da parte di tutti c'era. E quindi torneremo a parlare di Milan subito alle ore 10 con obbligo di riscatto in realtà, non stavo per dire Milan, ma è obbligo di riscatto. Ci sono le visite del Terracciano che oggi, spoiler, ho registrato ieri, anzi, super spoiler, magari chi è arrivato fin qui, ho registrato mentre sta giocando la Juve, non so cosa sta facendo la Juve, quindi speriamo bene. Detto ciò, grazie a tutti per essere stati con me, mettete like in uscita e poi via via vi accompagneremo con tutto il resto della programmazione di questa giornata. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao.